Buongiorno internet e bentornati sul canale. Ho appena finito di mettere il bagaglio sulla moto e su questo grande tenere, perché basta che metterci il bagaglio, due gomme nuove e si parte per qualsiasi avventura. Mi sto vestendo per partire per un viaggio senza meta. Senza meta perché? Perché ho dovuto cancellare il mio viaggio, i miei programmi, perché la settimana scorsa il mio cagnolone ha deciso di rompersi un tendine e ieri doveva essere operato. Quindi cancella ferie, cancella tutto quanto, cancella tutti i programmi, solamente che ieri, prima dell'operazione, fortunatamente il chirurgo ortopedico ha deciso di fargli una TAC. Il risultato non ha il tendine rotto. Quindi adesso ho messo il bagaglio sulla moto, ho preparato di corsa un bagaglio che possa andare bene ovunque. Mi sto vestendo, giacca termica, tutto quanto e andiamo al porto. Vediamo se troviamo un traghetto, se no prendiamo una stanza a Civitavecchia vicino al porto e domani ci riproviamo. Vogliamo un po' di mototerapia. Non importa dove andiamo, l'importante è viaggiare. E benvenuti in questo nuovo viaggio in solitaria. Allora ragazzi, eccoci. Siamo vestiti, la moto è carica, molto carica e molto pesante. Abbiamo queste gomme nuove, le Dunlop 908 RR. Abbiamo impostato Civitavecchia e si parte, vediamo dove si arriva. Buona strada. Bene ragazzi, siamo al porto, vediamo un po'. Andiamo. Buonasera. Così ne so. Abbiamo il biglietto per Barcellona. Andiamo a fare i Pirenei. D'altra parte con la moto è più semplice, con la macchina non è detto che si trova biglietto il posto all'ultimo. Le mete poi erano tante, perché avrei potuto andare in Sicilia dove c'è un pezzo del TET molto carino e poi ci sono tantissime cose da vedere e anche da mangiare in Sicilia, come si mangia bene in Sicilia. Non ho mai trovato un altro posto così, specialmente i dolci, mi fanno morire con la pasta. Vabbè, è ora di cena, scusatemi. Poi sarei potuto andare in Sardegna, che ha una bella traccia del TET, molto molto impegnativa, molte pietraie, panorami incredibili, molto molto bello. Oppure io ho preso per Barcellona. Perché Barcellona? Perché Barcellona posso fare un percorso abbastanza semplice come la CT dei Pirenei, che attraverso i Pirenei parte da Barcellona e arrivi proprio dal nord della Spagna, molto molto bello e non troppo impegnativo. Oppure c'è il TET. Se qualcuno vuole fatturare con la ditta demolizioni, il TET in Spagna sembra che sia perfetto. Fa dei pezzi vicini alla CT perché si passa sui Pirenei per un bel pezzo, e a parte che il TET poi va dappertutto. Però la parte più interessante è quella dei Pirenei e ha dei pezzi, dei passaggi veramente difficili. Ho letto di un sacco di persone che chiedevano aiuto, sono bloccato qui, ma con uno cilindri, non con il tenere. Dopo le 9 il traghetto parte a Luna, non ho un posto la poltrona, dovrò magari portarmi in magazzino e dormire per terra, sperando che non ci siano troppi casinari. Non c'era nessuna casina. Vabbè, a presto. Si va di sopra. Dai, io lo sapevo, ma te pare a te fermate così? Le moto? Le moto a prua? Per lungo.
Ok. Così? Va bene. Io resto qua, mi sono incastrato. Mi hanno fatto mettere le moto proprio a prua e ci sono pochi ganci per legarle, hanno detto che ci pensano loro, ma non sono tanto convinto della cosa. Comunque, adesso purtroppo su questa nave non ho trovato, come vi ho detto, una cabina, quindi ho dovuto prendere una poltrona. Non credo che si riuscirà a dormire in poltrona, quindi mi sono portato il nuovo materassino e poi anche il cuscino. Non sono tanto convinto di riuscire a trovare un posto tranquillo per stanotte, anche perché comunque la nave sbarca a Porto Torres domani mattina intorno alle 7 alle 8, quindi parte all'1 fino alle 2, 2 e mezza ci sarà casino, alle 5 e mezza alle 6 cominceranno ad alzarsi e muoversi le persone. Non la vedo bene, vabbè, vedremo. Buongiorno ragazzi, è stata una notte un po' agitata. Adesso vedete il mare molto tranquillo, non c'è vento, perché stiamo passando tra la Corsica e la Sardegna. Lì non si vede nulla, ma c'è la Corsica dall'altro lato. Io faccio colazione, M&M's. Vediamo un po' se Osmand ci dice dove siamo più precisamente. Andiamo a Porto Torres, facciamo uno scalo e poi a nord in direzione di Barcellona. Aiò ragazzi, benvenuti a Porto Torres. Buongiorno internet e bentornati sul canale. Sono le 7:49 di domenica. Ieri sera la nave è arrivata molto tardi a Barcellona e c'è stata forte vento e pioggia. Sono rimasto qui nel terminal, come vedete, col materassino, il mio cuscino e lì dietro sorvegliato dalle telecamere della moto, perché non sono riuscito a trovare un albergo. Per fortuna che c'era un ragazzo spagnolo che era sulla nave con noi, aveva fatto il giro della Sardegna con la bici ed era qui in attesa del treno per Girona, fortissimo, un maestro di musica, e penso che abbia parlato con la guardia qui del posto e ha fatto sì che potessi restare a dormire qui all'interno, perché trovare un albergo alle 3 di notte non è chiaro nemmeno su Booking. Io odio quella cosa che magari ti dicono che hanno il parcheggio, sì, poi hanno il parcheggio in mezzo alla strada, ma in mezzo alla strada non c'è bisogno che me lo dici, non è tuo quel parcheggio. Vabbè, comunque adesso casco e andiamo a fare colazione. Andiamo a Barcellona a cercare un posto dove fare colazione. Questi signori che stanno con noi vanno in Marocco e oggi pomeriggio alle 3 c'è la nave del Marocco. Che ne dite? Invece di fare i Pirenei, fare il grande progetto che ho anche le mappe. Sul cloud ho anche le mappe. Faccio colazione, assimilo un po' di zuccheri e ci penso. L'alba di nuovo giorno qui in Spagna. Andiamo a fare colazione. Vediamo cosa vediamo. E poi a stomaco pieno decidiamo cosa fare. L'alba è stata meno di un'ora fa, ma il sole si è alzato velocissimamente. Questa è la parte nuova di Barcellona. Questo è veramente brutto. Devo girare anch'io. No. Ma fa una scoccia, per forza. Capito, Barcellona. Alla sera tutti i leoni. Alla mattina dormono tutti però,
Ci siamo allontanati un po' dalle attrazioni turistiche per trovare una colazione molto simile. È stata l'ultima perché ho deciso che si va al Marocco. Adesso andiamo al porto e facciamo il biglietto. Tanto la nave non è piena perché c'è il Ramadan. Quindi troverò anche la cabina, niente casini come comprimati. Insomma, non avevo finito il latte e quindi ho preso un altro tipo della Catalogna, però se vi dico come si chiama, il ciuccio. È un cannolo fritto, tipo ciambella, ripieno di crema. Chiamarlo ciuccio è particolare. Quella è la statua di Colombo. Adesso andiamo a lasciare la moto dentro il porto e poi andiamo in biglietteria. Buongiorno, Tanger. Bonjour. Buongiorno. Voilà, c'est Tanger. Tanger. Abbiamo una lunga attesa al porto, però abbiamo i biglietti. Si va in Africa. Adesso che certo non so come dirlo, però si capisce. Stanno facendo un casino per caricare allucinante, però ci sono dei mezzi pazzeschi. C'è un camion 6x6 della Renault, ci sono tutti i vari pick-up, Land Cruiser, Hilux, c'è addirittura un Tundra, quello, il modello americano col V8 5007, pazzeschi, dei mezzi pazzeschi. Eccoci ragazzi, questa è la mia casa per le prossime 29 ore e 30, anzi no, visto che non siamo ancora partiti e che ci vorrà un po', per le prossime 30 ore sicuro, se parte in orario con un po' d'anticipo, se no anche 31. Però sto da solo, è abbastanza pulita, c'è la doccia, l'armadio, una sola presa elettrica che non funziona, ce n'è una in bagno con l'asciugacapelli, abbiamo tutto. Che vi dico sempre, che è meglio essere fortunati. Piove. Ho cominciato dopo che mi sono imbarcato. Siamo sotto la capinovia. Sì, qua non è una grande idea perché guarda come si affumicano, guarda i polletti affumicati. Salutiamo Barcellona con la pioggia e ci dirigiamo verso l'Africa. Ragazzi, spero che si riesca a sentire con tutto questo vento, ma c'è stato uno dei tramonti più belli che abbia mai visto e ovviamente avevo la Insta in camera, però sono riuscito a fare una foto che se la pubblico non ci crederete, direte no, questa è un fotoritocco, questa l'hai creata, l'hai modificata, non può essere vero. Bellissimo, veramente bellissimo. Dai ragazzi, io mi rilasso un pochino, poi vado in camera, che sono 2 giorni che dormo poco e niente e faccio la buca del letto. Ciao. Buongiorno ragazzi, secondo giorno di navigazione. Adesso doccetta e poi colazione. Dai, non siamo così lontani, Noi sbarchiamo qui, però infatti adesso c'è connessione anche, siamo talmente vicini alla Spagna, vicina ad Almeria.
L'unica cosa è che non siamo 10, fortunatamente non siamo 10 metri sotto il livello del mare. Questa nave è molto più vuota della nave che abbiamo preso per arrivare a Barcellona. Fuori, già ve lo dico, il vento è terribile, però è una giornata bellissima e vi faccio vedere la costa spagnola di Almeria. Allora, quella è la punta della costa spagnola. È meraviglioso. Ovviamente il vento è quello che è, però guardate che bello. Ragazzi, non ci potete credere, i delfini, non so se riusciamo a rivederli, ma c'era un gruppo di 5-6 delfini là in mezzo al mare. Oddio, saltavano fuori dall'acqua, speriamo di ribeccarli. No, come si zooma? Zooma! No! Eccolo lo zoom! Non funzionano! Non saltano più, ma che spettacolo! Vabbè, ci riproviamo, stiamo qui di guardia. Cosa si mangia in nave? Allora, questo è quello che ho preso io. Pasta al forno con ragù in bianco, fettine di manzo al limone e un po' di carote lesse e una crema di tiramisù. Non male, dai. Allora ragazzi, se io vi dico che lì sulla sinistra stiamo andando verso ovest, lì sulla sinistra c'è la Spagna, mentre sulla destra c'è l'Inghilterra. Pensereste che abbiamo sbagliato traghetto? Quella laggiù è la città di Ceuta, che è un exclave spagnolo, quindi è Spagna. E dall'altra parte c'è la rocca di Gibilterra, che è un exclave inglese, quindi è Inghilterra. Penso che ci stia puntando un abbordaggio come il pilota per entrare nel porto, cosa più probabile. Ci abbordano piloti o pirati. Ce la fa? Ce la fa? Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Adesso sì, funziona. Mannaggia, prima non ha registrato niente dell'audio, che fastidio. Va bene, allora vi siete risparmiati tutte le cavolate che ho detto fino adesso, mo ve le beccate tutte. Arriverò di notte. Che palle. Bene, siamo usciti dal porto e ora lo possiamo dire. Welcome to Morocco! Ce l'abbiamo fatta dopo una peripezia allucinante in nave, dopo aver dormito per modo di dire pochi minuti per volta sulla prima nave, impestata com'era, e dopo aver viaggiato comodi sulla seconda nave, pagata a peso d'oro, non a peso mio però, a peso della nave, adesso siamo in Marocco. Bene, bene, bene.